Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Leone, tendenze energetiche affettive per la seconda. Grazie. Wow, abbiamo il sole, la vostra carta, amici del Leone. Il sole parla di espansione, parla di crescita, parla di abbondanza, parla anche di amicizia, e quindi fa riferimento a tutta quella che è la sfera di amicizie e di persone intorno a voi che con voi hanno un legame puro. Parla sempre di un amore genuino, di un sentimento genuino quando c'è il sole. Andiamo a vedere con gli arcangeli, gli angeli del cuore, che cosa hanno da dirvi per questa seconda parte. Ok. Dai una possibilità alla tua relazione, lavora sulla coppia. Poi abbiamo amore non corrisposto, non c'è abbastanza attrazione o alchimia perché questa relazione possa funzionare. E poi abbiamo torna ad essere libero, è il momento di riprendere il controllo sulla tua vita. Dunque, cari amici del Leone, qui sento che ci sono energie contrastanti. Una parte di queste carte parla del probabilmente riprendersi in mano quello che è la propria vita all'interno della relazione, sento. Nel senso che da queste tre carte sento un po' che è come se le cose qui non fossero in equilibrio con questo amore non corrisposto. Non c'è abbastanza attrazione o alchimia, può essere che non si sia proprio su una giusta sintonia e che quindi qui ci sia bisogno di riprendersi un pochettino in mano la propria libertà e di lavorare sulla coppia, di diciamo cambiare gli equilibri della coppia. Andiamo a vedere nello specifico che cosa vi dicono i tarocchi. Intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un gruppo, quindi può essere che non risuoni tutto. Se non risuona niente o volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ok, partiamo con un 3 di pentacoli. 3 di pentacoli è una carta che parla di collaborazioni, di scambi. 5 di bastoni parla di qualche tipo di opera che probabilmente avete intrapreso, può essere con il vostro partner o con una persona con la quale condividete un qualche tipo di affetto. Vi ricordo che potrebbe essere tranquillamente un familiare, anche in questo tipo di situazione potrebbe essere un familiare con il quale non ci sia tanta sintonia. Mi parlano di fratelli. E qui abbiamo un 5 di bastoni. Il 5 di bastoni mi parla sempre di qualche tipo di conflitto che in realtà è di poco conto, è un conflitto di tipo immaturo. Andiamo poi a spiegarlo meglio con i mini tarocchi. Abbiamo un 9 di pentacoli. Il 9 di pentacoli fa riferimento a una indipendenza economica, ad un'indipendenza a livello di amor proprio, è proprio l'arcano minore degli amanti, secondo me, quindi fa riferimento al godersi anche un po' la vita, godersi quello che si è guadagnato, perlomeno diciamo che c'è qualcuno che avrebbe voglia probabilmente di essere un po' più appagato. Abbiamo un 2 di spade, qui probabilmente c'è un dubbio, c'è una scelta da dover effettuare in questa seconda parte di agosto 2022 o comunque c'è, perché comunque la figura è rappresentata da una donna bendata, quindi c'è qualche cosa che non si vede, potrebbe essere di cui non siete consapevoli a livello del vostro inconscio o proprio qualche cosa che vi stanno nascondendo. Abbiamo un 6 di bastoni, quindi si parla di quello che è un riconoscimento. Sento che qualcuno qui imparerà quello che è l'amor proprio, imparerà a riconoscere, scusate, quelli che sono i propri spazi, il valore della libertà, diciamo. Scusate, mi si sono girate delle carte. Andiamo a vedere che altro hanno da dirci.
Asso di denari, quindi qui ragazzi qualche cosa a livello concreto comincia. L'asso di denari è sempre una carta di un nuovo cammino, un nuovo percorso. E poi terminiamo la stesa con un re di denari al contrario. Quindi probabilmente questo nuovo percorso che arriva, che intraprenderete, che potrebbe essere il torna a essere libero oppure appunto quel discorso di ricalibrazione delle dinamiche all'interno di una coppia. Ci sarà un nuovo modo di vivere la quotidianità, sento, ok? Qui comunque avete il sole, andate verso l'abbondanza, magari non sarete proprio appoggiati o diciamo così nel vostro potere personale pieno, però si va verso quella direzione. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta carta per carta. Perché comunque scusate, di denari al contrario potrebbe anche rappresentare una persona dalla quale voi vi aspettate un aiuto e questo aiuto poi in realtà non arriva. Andiamo a vedere il 3 di... Opla. Allora, andiamo a vedere il 3 di denari, per piacere, grazie. Abbiamo l'8 di pentacoli e un matto. Sì, è un qualche tipo di progetto lavorativo nel quale vi siete addentrati. C'è molta genuinità barra ingenuità in questo tipo di situazione, di collaborazione. È un qualche cosa che comunque vi prende a livello quotidiano. Se non è un lavoro, è un qualche cosa che vi impegna a livello quotidiano. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Mi parlano di fratelli. Abbiamo il mondo al contrario, il re di spade al contrario e il 3 di bastoni al contrario. Credo che qui il discorso sia sul cambiare, come vi dicevo anche qui, certe dinamiche. Qui c'è qualcuno che non ha più tanta voglia, è come se non ci fosse la voglia di spostarsi, non ci fosse la voglia di cambiare. C'è un conflitto con qualcuno, magari con qualcuno della famiglia, appunto, qualcuno che potrebbe essere il partner o la partner, insomma. C'è una questione di movimento, di cambio, anche di trasferimento di un viaggio che non si sa bene se fare o no, fondamentalmente. Può anche essere un investimento per questo progetto. Andiamo a vedere il 9 di denari. So che dovrebbe essere una stesa relativa alle affettività, all'amore, insomma, alle relazioni, ma ci sono un sacco di denari. Io vi dico quello che viene fuori, ecco, cavaliere di denari. E abbiamo un fante di coppe. Sento che qui sì, c'è la volontà di avere un aiuto, di... In realtà il Cavaliere di Pentacoli mi invita ad essere prudenti prima di fare qualsiasi tipo di proposta o prima di accettare qualsiasi tipo di offerta. Andiamo a vedere il 2 di spade. 4 di pentacoli e abbiamo un 3 di coppe al contrario. Allora, io qui credo che ci sia qualcuno che è molto legato a qualche tipo di quotidianità, probabilmente quello che vediamo qui, e che si faccia fatica a modificare, come vi dicevo, le dinamiche all'interno di questa situazione o di questa relazione. Andiamo a vedere il 6 di bastoni, per piacere, grazie. Ancora una, perché abbiamo di nuovo un 5 di bastoni e un fante di bastoni e gli amanti. Qui fa riferimento all'essere riconosciuti proprio dall'altro, che sia un partner familiare, che sia il partner a livello romantico. Qui il punto è avere questo tipo di riconoscimento e creare questo tipo di armonia di cui ci parlano gli amanti.
Difatti qui c'era una carta amore non corrisposto, ok? E sento che una delle due energie è un po' più egoista rispetto all'altra. Diciamo che è come se non si volessero esattamente le stesse cose. Andiamo a vedere l'asso di denari. Abbiamo un 9 di spade, un 10 di pentacoli, la sacerdotessa al contrario. Ragazzi, qui si tratta di tornare a essere liberi. Seguite il vostro intuito, che è quello che non state facendo adesso, fondamentalmente. 9 di spade parla di pensieri, di preoccupazioni, però comunque c'è anche un 10 di pentacoli che è una carta di compimento. Questa zona della lettura fa pensare al fatto che vi arriveranno dei doni, degli aiuti, può anche essere un riconoscimento, come vi dicevo giusto qui. Fatemi vedere il re di denari per piacere, grazie. Regina di coppe al contrario, cavaliere di bastoni al contrario e il 4 di coppe. Sì, arriva qualche cosa che aiuta a chiudere questo ciclo per far iniziare questo ciclo qui. Diciamo che è una sorta di vittoria, voi ce l'avete. È una vittoria interna, è una vittoria di amor proprio, qui ce l'avevate, ok? E questo vi dà la possibilità di ricominciare all'interno della relazione, all'interno comunque di questa situazione in un modo nuovo, in un modo più concreto, più diverso, diciamo così. Il punto è che dovete fare attenzione a ascoltare il vostro intuito, ok? Perché qui sento che in queste carte di chiusura stesa che dovete ancora maturare un certo tipo di appunto maturità emotiva. Vi ricordo che qui all'inizio avevate sia il sole che il matto e parlano di impulsività, di ingenuità anche. Quindi probabilmente all'interno di questa relazione o situazione avete bisogno di sviluppare un po' di più il vostro amore per voi stessi, la vostra capacità di essere comprensivi, compassionevoli nei confronti dell'altro, ma anche nei confronti di voi stessi proprio, insomma. Ok, perché qui il 4 di coppe è la carta della cecità, voi in realtà vi state focalizzando su quello che non funziona piuttosto che su quello che funziona. Quindi qui è per quello che secondo me bisogna cambiare tipo di atteggiamento, proprio per dare una possibilità alla relazione, cambiate determinate dinamiche, cominciate di nuovo ad essere padroni di voi stessi, metteteci di nuovo quella genuinità, quel sole, quella volontà, quella frizzantezza di cui ci parla il sole in quello che è il vivere la situazione nella relazione, l'entusiasmo fondamentalmente, ok? Bene, andiamo a vedere con gli altri tarocchi qualche messaggio per i single, per le persone che sono in una relazione stabile e anche qualche carta per le persone che sono in una relazione clandestina, a distanza o in separazione. Per i single, 8 di spade al contrario, la torre, l'8 di coppe. Ragazzi, qui c'è bisogno di cambiare attitudine mentale, ci sono molti conflitti, ok? Probabilmente c'è qualche cosa che non riuscite a lasciarvi indietro, ma qui si tratta di fare un lavoro sull'amor proprio e su quello che è il vostro ego. Cos'è che dite, per esempio, io voglio questo? Perché magari quello che volete voi in questo momento non è quello che serve alla vostra anima per evolvere. Di conseguenza, il consiglio delle carte è avvicinatevi di più a voi stessi. L'otto di coppe è la carta del ricercatore, diventate liberi, cercate di lasciare andare quelli che sono i condizionamenti della torre. La torre quando arriva porta caos. Normalmente rompe gli schemi che erano sicuri, che erano certi e normalmente sono gli schemi dell'ego. Quindi si tratta proprio qui di riplasmare i vostri desideri, il vostro ego. Mm. In questo periodo, per voi amici del leone, eh, poche persone potrebbero incontrare una persona, ma molto poche, ve lo dico. È più un periodo di, diciamo, guarigione interiore, di ripresa
ripresa delle forze, piuttosto che vi sento più focalizzati su voi stessi che non sull'esterno, come se non foste mm, particolarmente, come vi posso dire, predisposti, ecco. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione stabile. Abbiamo un 6 di coppa al contrario, l'imperatore al contrario e il 5 di spade al contrario. Qui c'è qualche tema che riguarda il passato che è rimasto in sospeso e che dà da pensare. Per qualcuno si tratta di diventare genitori ed è una cosa che sta creando eh, qualche mal di testa. Qualche mal di testa. Se non fosse quello il vostro caso, sento che è una situazione che, del passato appunto che ha creato una sorta di instabilità. C'è qualche cosa che verrà a galla che non vi... Ma si tratta di nostalgia, non necessariamente di qualche cosa brutta, cioè è un qualche tipo di sentimento un po' nostalgico che vi destabilizzerà in questo periodo. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione a distanza, clandestina o in separazione. Eremita, 4 di pentacoli, al contrario, 6 di bastoni, scusate, 6 di spade, regina di spade e l'appeso. Qui ragazzi diciamo che c'è una sorta di attaccamento che bisogna lasciarsi indietro. L'energia della regina di spade arriva per dirvi che dovete essere determinate nel tagliare qualche cosa o determinati nel tagliare qualche cosa perché qui comunque abbiamo una energia scusatemi, di eremita e di appeso che sono comunque due carte che hanno fondamentalmente l'energia è ferma. L'appeso è, scusate, l'eremita è rivolto verso l'interno, quindi c'è tanta solitudine o c'è quello che è un lavoro in solitudine, c'è un lavoro interiore, però qui bisogna lasciarsi andare un attaccamento di tipo materiale, potrebbe essere qualche cosa che vi hanno detto o che vi hanno fatto credere, che vi ha qualche input dal quale c'è bisogno di allontanarsi. Bisogna tagliarlo. La regina di spade è molto determinata nell'ottenere quello che vuole, ok? Però sento che con questa carta dell'appeso, finalmente è giusta, ehm, c'è da valutare ancora bene che cosa bisogna lasciare indietro, se è solo un atteggiamento vostro, se è la relazione in sé, se è qualche tipo di appunto attaccamento. Ok, perché comunque le carte qua vi dicono dai una possibilità alla relazione, lavora sulla coppia. Andiamo a vedere ancora un oracolo per chiudere la stesa. Uh. Allora, questa carta dice che la relazione è finita e forse la accompagnerei a questa, che non ci sono seconde possibilità, che è il caso di crescere e trasformare la propria vita. Non so dove metterla, se di qua o di là, mettiamola di qua. Poi abbiamo paradiso, quindi c'è felicità, espansione, gioia, divertimento l'un l'altro e lo metterei qua sotto sul dai una possibilità alla relazione. Poi abbiamo questa carta che dice di ricevere quello di cui avete bisogno, che c'è una progressione. ehm, diciamo si va avanti, anzi ve la metto vicino al sole perché comunque il sole parla di espansione, di crescita. Ancora una carta da parte dei guerrieri di luce, andiamo a vedere. Riflessione e ve la metto qui vicino all'eremita. Guarda tutti gli aspetti di te stesso. Attraverso la riflessione ehm, in uno specchio del tuo sé profondo. Praticamente vi dice riflesso nel senso del riflesso nello specchio. Ehm,
usate gli altri come se fossero uno specchio. So che è brutto da dire, però normalmente quando c'è qualche cosa che ci dà fastidio degli altri è perché è qualche cosa che dentro di noi non è stato lavorato e ci turba, ci tocca in qualche modo. Quella è la legge dello specchio ed è come andare a capire che cosa lavorare. Quindi se vi dà fastidio una determinata cosa di un'altra persona, quello è la cosa che dovete ancora lavorare dentro di voi. E può essere un ottimo esercizio per renderci conto di molti aspetti che magari normalmente si sottovalutano. Amici del leone, questo è quello che ho per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!